Good. Well, we've got time for a few questions. I'm not going to spend too much time because I want to open the floor out to you. But based on the introduction that Swamy gave, I just want to ask, because when we were talking while you were watching this film, you've known the director for a long time. So how did he come into your lives? Io e Jonas ci siamo conosciuti quando lui ha fatto A Ciambra, il suo precedente film. Aveva aperto un casting per delle comparsate e così mia zia Nina che vedete nel film, ha deciso di portarmi, anche se io non volevo. Sono andata, ho conosciuto Jonas e Jonas tipo, io avevo 9 anni e siamo diventati un sacco amici. Lui conosceva già la mia famiglia perché faceva il festival del film al Piano delle Fosse, dove era il bar di Antonio, e appunto conosceva già la mia famiglia e quindi ci siamo conosciuti per un po' di tempo, abbiamo stretto amicizia, io raccontavo tutto di me a Jonas, era diventato come un fratello. E dopo, quando lui mi ha detto di fare il film, avevo 15 anni e io non volevo farlo, ho detto no, assolutamente, non esiste che faccio un film da protagonista, non avendo mai fatto nulla. E lui mi ha detto no, sì, fallo, devi farlo per forza. Alla fine mi ha convinto e l'ho dovuto fare per forza. So, yes, they've known each other for a very long time. When Jonas was about to shoot his previous film, he was doing some casting, and her aunt thought that she could be an extra. And so she dragged her to the casting sessions. And then they became friends, and she actually looks up to him as a big brother. So when it came to this film, and they started talking about it, and Jonas said that he wanted her as the protagonist, the main character of this film, she actually resisted the idea very much. She just couldn't envisage herself being on stage, being the protagonist of this film. But in the end, she had no choice. The choice was taken away from her, so she had to do it. And how did you feel about this? Did you know Jonas as well? Did you know the director as well? Anche tu conoscevi Jonas. Che cosa hai pensato di tutto questo processo? Sì, io anche conoscevo Jonas, infatti ci siamo conosciuti quando io e lei, cioè quando eravamo piccole, comunque avevamo, io forse 13 anni e lei 9. E io invece ho reagito in maniera totalmente opposta a lei. Forse sono stata la prima della famiglia a dire sì, facciamolo. Anche perché mio padre non voleva nemmeno lui farlo. E quindi poi penso di averle dato anche un po' di forza a lei per poter affrontare tutto questo, perché comunque lei è la protagonista. So yes, they all met, the whole family met him, and respectively they were 13 and 9 when they met him. And so there was some encouragement between the sisters, but the father was on the side of Swamy and didn't want to. In the end, they were all convinced. But all the location that we see, and as we know, the family is the real family. Esatto. So, Swamy, tell us, because you were very young. You're making a feature film. You're the star of this feature film, but you're the main character of this feature film. How challenging was it for you to become an actress in that sense? And how did you work with Jonas? How did he help you to become an actress? Quindi quali sono gli ostacoli? Come li hai superati e cosa ha fatto Jonas per aiutarti a superarli? In realtà tutto il film che vedete è stato, cioè io sono la protagonista, ma dietro c'è Jonas. Lui è stato bravissimo, perché ovviamente non avendo mai studiato cinema non so nemmeno cos'è un copione. Io infatti in questo film noi abbiamo girato senza i copioni. Jonas giorno per giorno mi spiegava la scena e poi io la facevo. So yes, you see Swamy on the screen as the main protagonist, but bear in mind that she never studied film school, she never studied cinema as such. And in fact, they didn't work from a script. From day to day, Jonas would explain the scenes to her.
and then she would portray that on in front of the camera. And I'm going to open it up to the audience in a second, but I just wanted to ask, this is for both of you, but how much fun was it compared to how hard was it? You know, was it really tough? Was it a fun experience? I mean, what was your experience of making the movie? È una domanda per tutte e due. L'equilibrio tra il divertimento di fare e invece i lati non negativi, però gli ostacoli, le cose difficili. Vabbè, a parte la troupe, che alla fine era come una famiglia, perché noi abbiamo affrontato il lockdown, quindi ci siamo chiusi un mese, abbiamo affrontato un sacco di cose per colpa del Covid, però eravamo una troupe di 31 persone e Poi siamo rimasti in 9. E poi siamo rimasti in 9-10 persone, però si è creata veramente un ambiente così familiare e bello che ci siamo divertiti un sacco in qualsiasi Quindi questa scena. è stata la parte positiva, perché alla fine eravamo come una famiglia vera e propria. Il Covid ci ha regalato qualcosa. Una seconda famiglia. Quindi lavoravamo in sintonia, anche se eravamo pochi riuscivamo a fare qualsiasi cosa. So the key, one of the key of the success of this project was the fact that the film crew, there were 31 to start with, and they ended up 10 or 9 because of COVID. So they had to face lockdown together, but they became a family. It was such a close-knit family that it was enjoyable because of that, because of the closeness that they achieved and they reached. Alla fine questo era un progetto che dovevamo finire per forza, per qualsiasi... le avevamo veramente prese tutte le sventure, ma alla fine l'abbiamo finito. So they knew that they absolutely had to finish this project. So they went through quite a lot, as we know, of severe obstacles, but they got there in the end. They brought it home. And my last question before opening up is you mentioned your family said yes, even your father said yes. And I'm interested because this is dark, tough. It's a tough story. It's not it's got very difficult elements. And I just wondered whether your family thought, do we really want our daughters to be making a movie about the mafia, about drugs, about, you know, and were they frightened by that? Ho detto perché quando il progetto è stato spiegato alla vostra famiglia, che cosa hanno pensato? Hai parlato di tuo padre che non era, ma era per i toni dark di questa storia o perché non volevano che voi venisse presentate come coinvolte in queste storie di droga, di 'ndrangheta, eccetera? Questa è una storia che appartiene davvero al mio paese, non alla mia famiglia ma al mio paese, perché c'è una legge che appunto prevede quella di prendere dei ragazzi, figli di persone malavitose, e portarli al nord Italia. Ed è quello che è successo a Chiara in breve. This story really belongs to the small town that they come from because there really is a law that takes children from families belonging to 'ndrangheta and taking them to the north of Italy. And if anybody doesn't know, there's a great divide between south and north of Italy. So this story did not belong to their family in particular, but it does belong to the place that they live in. Ovviamente la mafia in Calabria c'è. Noi non abbiamo assolutamente paura, perché non è quella che si racconta nei film, che ci sono sparatori ogni giorno, vediamo persone morte, assolutamente no. Nel mio paese Io ci non viviamo ho mai ancora. ho 20 anni e non ho mai visto una persona morta, quindi non è vero quello che dicono magari i telegiornali. Esatto, alimentano il problema. Fanno solamente questo. So it is undeniable that 'ndrangheta exists. But it's quite difficult when you experience it on the ground from the portrayal in the media.
So in all the years that they've been alive, they never witnessed a shooting, they never seen anybody dead in the street. In a way, by portraying this negative image, you go and feed the negative loop of the problem. Thank you. I'm going to open it and see if we've got time for a few questions from the audience. So would somebody like to ask me? Right at the back there. No, sorry. And I'll come back to you. Thank you. Hi, my name is Hélène, and I loved the movie, and you were both absolutely amazing. And both Julia and Chiara have a different reaction to learning that their dad is part of the mafia. So can you tell us a little bit if it was a different personality, or how did you act it out, this difference? Ha detto intanto vi ha fatto i complimenti a tutti e due. Grazie mille. E ha detto sullo schermo vediamo le due sorelle reagire in una maniera completamente diversa. Pensate che sia una cosa caratteriale o fa anche vedere le diverse maniere in cui la gente reagisce al pensiero di avere un componente della famiglia che appartiene a lei? Diciamo che anche nella realtà io e lei siamo l'opposto. Proprio come ci avete visto nel Esatto. film, uguali. Io sono molto più impulsiva, io avrei reagito come ha reagito Chiara, perché non sono una ragazza che si ferma davanti alle porte che le si presentano, preferisco andare oltre. E invece lei... E sono proprio come avete visto nel film. Infatti Jonas ci conosce molto bene, quindi quello che ha scritto ci rappresenta molto. Sapeva che magari se ci fosse successo a noi io avrei reagito in quel modo. Mm-hmm. So I'm going to start from the end. They're saying that Jonas knows them very well. And character-wise, they're the opposite. So maybe Grecia would have reacted like Julia, and you would have reacted like Chiara. Swamy is not somebody who stops when a stop is put in front of her. She would carry on, quite the opposite for the other sister. Invece Giulia o Grecia cioè molto più calma, tranquilla, se succede qualcosa tipo cerca di trasmetterti sicurezza. Invece io no, non riesco, cioè devo per forza vedere cosa succede, perché sono anche una curiosona, questo è sicuro. So whilst the Julia character would have stopped, pondered, and also give some sort of security to the other people around her, no, the Chiara character and the Swamy would have done the same, would have carried on. She's very impulsive in life, as on the screen as well. Thank you. There's another question that somebody had. Yep. And I'll come back to you. Hello there. Hello, lovely ladies. I just had a very quick question. I'd like our actor friends to tell us what the ending of the film means to them. Thank you. Vuole intanto vi saluta e vorrebbe sapere quello che poi per voi due individualmente vuol dire la fine del film. Allora, secondo me Chiara non è scappata definitivamente dal suo paese, anzi ci ritornerà molto probabilmente. È solamente in cerca della sua bussola morale. Mentre secondo me il film vuole dare un messaggio ben specifico, ovvero che non per forza i figli delle persone malavitose devono essere portate via per non seguire la vita del padre. Quindi per me questo... Perché non vuol dire che se mio padre fa un lavoro non legale o comunque non bello, io sarò come lui. Assolutamente non è vera questa cosa. Esatto. So there are some points in common and some divergences as well. So for Swamy, she thinks that the Chiara character is not running away from reality, and she will go back.
to the small town because not all ties have been severed. And what you added was that we have to bear in mind that it's very wrong to separate a child from her family, because it's not a given that because the father is involved in illegal activities, it follows automatically that there is no choice and that the children will automatically be dragged down by this. Anzi, conosciamo ragazzi della nostra età o più grandi che dopo aver compiuto 18 anni sono comunque tornati giù in Calabria. And they actually know personally children that had been separated from their families, and so they were taken up north, who, when they became, when they were 18, so that they legally could decide, they went back south. I'm sorry, I've just been given the cut-off point, so I'm going to have to stop at this point. But I wanted to say thank you to all of you for coming. The film is being released in the UK by Mubi, and so if you liked it, tweet about it, put it on your Facebook, Instagram, etc., etc. Encourage people to go and see it, and I'd just like to say a massive thank you to our two very special guests and to Stefania for elegant translation as always. Thank you both so much for coming today. Thank you.